Siamo qui con Adele. Ciao Monica, Oh, anche Adele, prima sessione. 5, 4, 3, 2, 1. sta mangiando uno stecco gelato che è giallo e bianco, giallo chiaro. Però in eterico, questo stecco gelato, quindi da un punto di vista energetico, non è un gelato, ma è una rosa di colore rosa. Come se lei, in verità, avesse bisogno di nutrirsi di gentilezza, di bellezza, di amore. Ti dà l'autorizzazione? Sì, addirittura ti offre questo gelato, perché lei è così, piuttosto generosa. Lo offre a noi, A te? a Sì. me. Mm. Gelato giallo, Sì, con sotto uno strato bianco. ananas, Sì, sì. limone. Mm. Bene, bene, bene. Come la vedi? Un po' intimidita, un po' in imbarazzo, così, No, prendiamoci carina. tutti un po' di tempo, ci mangiamo il gelato, ci beviamo un caffè, tutte e tre, seduti ai tavolini di un bar all'aperto, dove vogliamo noi. Vediamo gli uccellini. Ok, un po' meno intimidita. La vedo che sulla sedia è come se non riuscisse a prendere una posizione definitiva, sai, continua un po' così ad agitarsi, c'è un leggero imbarazzo. Ok, la gamba è in steaming. È un po' tutto il corpo in realtà, no? Sta un po' muovendo tutta, sì, anche la gamba, Ma ne vedo andiamo la al gamba play? destra. Play della sessione? Iniziamo o vuole aspettare ancora un attimo? No, 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 va bene, iniziamo. Lei è un po' abituata a questo suo stato d'animo. Nome del progetto. Titolo del film. Rivoluzione. La sua Ah, anima la sta proprio portando a un cambiamento su tutti i fronti della sua vita. E devo dire che lei sta recependo il messaggio. In verità è già da tempo, che sta provando ad operare delle trasformazioni nella sua vita, però adesso la spinta è ancora più forte. Revolution. Revolution. Revolution anche in spagnolo, oltre che in francese. Un grande cambiamento. Vibrazione di Adele. Circa 2 miliardi, Consapevolezza. 140, Anima. 43. E 57. Lo spirito. Vite precedenti. 2018, Cervello. 9,3, Suscettibilità ipnotica. 32, 3D. 73, Vivacità animica. 98. Mm. Nome della PS, nome dell'anima. Non so, sembra una gattina che si chiama Pilù. O U finale. Pilù, proprio con la U e U. l'accento sulla U. Ok. Nome dello spirito. Ehm, Granito. Ci sono delle entità eteriche. Sì, c'è un biscione verde che ha due teste e ovviamente ogni testa dice un messaggio che è in contraddizione con quello che dice l'altro. Quindi questo in lei crea anche una certa confusione, senso di ambiguità, no? E indecisione.
Poi c'è un orso bruno del secondo universo che la aspetta al buio per aggredirla. Quindi le genera anche un po' una paura non ben identificata, un po' generalizzata, su cui lei non riesce ad avere il controllo. Un orso, hai detto? Mm. Uno. Mhm. Poi c'è una tigre che la scruta da lontano, la segue, segue ogni suo passo, ogni sua azione ed è sempre pronta a criticarla e a giudicarla. E poi c'è un pagliaccio del secondo universo, lo vedo all'interno di un circo ed è come se volesse rendere, ma già penso da quando era bambina, rendere Adele un po' insicura, sola, con delle difficoltà di comunicazione. E basta. Entità mentali. Allora, sono tre. Commuoviti, punto esclamativo, esprimersi e privarsi. Commuoviti è un'entità mentale che vorrebbe un po' renderla un po' fragile, nel senso anche con la lacrima facile, che facilmente si commuove di determinate situazioni e quindi, come posso dirti, una entità mentale che agisce sul suo buon cuore e che quindi fa sì che lei sviluppi una forte empatia nei confronti, delle persone fragili. Questo diciamo che la porta anche spesso ad essere trascinata nella tristezza o comunque in un'energia del passato, una energia diciamo così di assistenzialismo. Che spesso fa, diciamo così, diminuire l'energia e l'attenzione che lei ha verso di sé. Mm. Direi di livello 6. Poi cos'è che ho detto? Esprimersi? Esprimersi. È un'entità mentale che le rende, le fa venire proprio la paura di comunicare, la rende effettivamente piuttosto timida, imbarazzata, quindi a volte fa sì che questo la blocchi dall'esprimersi in maniera profonda, libera e autentica. Altre volte proprio le crea questo genere di problema a livello di emissione della voce, e direi di livello 5. Poi c'è privarsi, è un'entità mentale che la invita a sacrificare la propria realizzazione e la propria felicità, perché è come se queste cose competessero ad altri, ok? Non riguardano lei. Lei più che altro magari sì, può raggiungere un livello di, posso dirti, di serenità, no? Di tranquillità, ma non felicità e realizzazione. Mm? Mhm. Direi 6 I come livello. pianti. C'è una serie di ingranaggi, ne vedo tre, a forma circolare come impianto mentale, che devono garantire che tutto funzioni come ha sempre funzionato, quindi che vadano avanti le sue credenze, le sue convinzioni e anche la sua quotidianità sempre uguale a come è stata. Poi c'è una specie di ascensore portavivande, quindi diciamo così all'interno del suo busto, ehm, che ha bisogno di essere riempito adeguatamente. Altrimenti è come se si producesse una sorta di stato di infelicità, di mancanza. Poi c'è una, diciamo, grattugia a Mhm. livello dei genitali che rende proprio l'intimità come un qualcosa di non desiderabile, come un qualcosa anche da cui proteggersi, che potrebbe creare imbarazzo, fastidio. Una grattugia simile c'è anche sotto
sotto il piede destro che le rende proprio un po' difficoltoso il rapportarsi agli uomini, ma allo stesso tempo le rende anche un po' difficile prendere delle decisioni davvero importanti. Mm. Basta. Mm. Hai detto basta, io non l'ho sentito. Sì, sì. Ah, perché non l'ho sentito? Perché è saltato? Mm. Allora, è come se io vedessi un disco e c'è qualcuno che... Allora, Alza la adesso, puntina. sì, esatto, alzo la puntina, adesso io non voglio confondere Adele, perché ho capito che lei ha visto sessioni fino a un certo punto, no? Però se consideriamo che è tutto quanto un film, che è tutto quanto una recita, ci sta, no? Che quello che noi stiamo dicendo, facendo è impresso quasi in un disco, ok? Mm? Mhm. C'è qualcuno che alza la puntina per un attimo e poi la riappoggia. Chi è? È la Solitamente. mamma, però allora, è la mamma di Adele, ok? Mhm. Però la mamma di Adele si rende conto della reticenza della propria figlia. E la rispetta. La rispetta, sì, infatti vedi è stato solo un istante, non è che si è permessa di fare chissà quali cose eclatanti. Vabbè, non analizziamo nulla, la Dele ha detto di no, quindi non No, no, affronterà, cioè assisterà, se vuole, assisterà alla sessione la mamma, di sua spontanea volontà, senza che noi la si chiami. sì, io l'ho sentita fin dall'inizio. Bene, partiamo con la prima questione. Panico alla guida dell'auto. Da 20 anni ha la patente, non riesce a guidare l'automobile. Causa esoterica. Ma senti, qua lei mi ha mostrato una vita parallela passata in cui eh, lei è una bambina e va sul trattore con il padre, fin da che aveva veramente pochi anni. La porta sempre così sul trattore e la bambina lo trova molto divertente. Però purtroppo un giorno succede una disgrazia, che il padre non vede che la figlia è giù e la schiaccia col trattore. È una vita parallela questa. Sì, sì, sì. Mm. E questo ovviamente è un motivo di distrazio per questo padre e di continua colpevolizzazione. Ma lei è il padre o la figlia schiacciata? E lei è la figlia schiacciata. Lei è la figlia schiacciata. Sì, Anno? 1903. Prima che tu lo dicessi, io ho avuto un crampo alla schiena al lato destro. Mm. E questo padre che schiaccia la figlia? Sì. Come si chiama Adele dell'epoca? Mm. Milli, E il padre? Gelso. Il padre di questa vita è qualcuno nella vita di Adele. A me sembra la madre. Andiamo da bambina, alla bambina Adele, quando si ribalta sul cassone di un'ape con gli zii, giusto? Gli zii, sì. Andiamo con l'episodio lì. Lei sospetta ci siano delle radici lì, forse. In realtà poi l'incidente si risolse con una gran Mm. risata. Infatti non vedo trauma in questo. Non c'è trauma. Cioè, no, lo vedo come un input da parte dell'anima perché lei si ricordi l'altra vita
ok? E però è un input comunque abbastanza gentile, perché non c'è stato niente di grave, ok? E quindi non vedo che la sua paura attuale di mettersi alla guida sia legato a questo ribaltamento, assolutamente no. Va bene, quindi c'è soltanto una vita parallela su questa questione. Sì, è come se fosse diventato. Poi la cosa particolare, diciamo, è che un certo tipo di mezzi particolari, diciamo così, in effetti appartiene alla vita, no? Di Adele. Mm, mhm. Mm? Ok? Quindi in qualche modo degli indizi ci sono. Mm? Io vedo essenzialmente questa, perché è come se fosse rimasto questo senso di colpa fortissimo da parte di quello che allora era il padre. E, sì, e questa, diciamo così, associazione, no? Diciamo, particolare, come se ci fosse un accavallamento tra lei, ma Adele di adesso, ok, e la madre, ok, perché abbiamo detto che quello che all'epoca era il padre che guidava il trattore adesso è la madre. Mm? Come se ci fosse anche uno scambio di emozioni. Quindi come se in un certo senso l'Adele di adesso ha assunto la colpa. Mm? Ehm, perché l'ha voluta assorbire dalla madre, sentendola. Ok, energeticamente lei ha sentito molto la colpa che schiacciava la madre e l'ha voluta assorbire. Questo ha fatto sì che la sua vita, la vita di Adele, sia piena in realtà di limiti. Però d'altronde la madre a sua volta, come posso dirti, non ha risolto quella colpa lì, perché non è sufficiente che Adele la assorba, Certo. ma la madre avrebbe dovuto comprendere da cosa nasce. Tanto più che poi non è, no, Adele in quella vita è stata una vittima. Sì, esatto. Dunque, in queste sessioni, Adele, abbiamo molte frecce al nostro arco. Possiamo chiedere alla tua parte più intima, che è la signora anima e il signore spirito, che sei tu, no? Divisa in un maschile e un femminile, qual è la direzione che desiderano e che tu attraverso il corpo e la mente riesci a capire meno bene. Detto questo, se poi uno non se la sente, non se la sente. L'anima e lo spirito di Adele vogliono che lei guidi o vogliono che si trovi un escamotage, quindi si articoli la vita in modo tale da poter dipendere dai mezzi pubblici, treni, eccetera, eccetera. Vogliono che lei capisca che non necessariamente guidare significhi far del male a se stessi o a qualcun altro, perché la paura di Adele può essere anche questa, che se prende lei in mano questo veicolo farà del male a qualcuno, lo investirà, ok? Perché come ti ho detto, c'è proprio come una specie di stato di scambio energetico, ok? Di questo vissuto tra lei e la madre, che all'epoca era il padre, che ha investito. Mm? Quindi come se lei adesso sentisse che può farlo, ok? Che può essere lei o a perdere la propria vita o a farla perdere a qualcuno. Ma l'anima e lo spirito vogliono dirle che non necessariamente andrà così, è andata così lì. Mm. Detto questo, poi lei potrà decidere liberamente se guidare la macchina, la moto, l'aereo, la nave o niente. Mm? Certo. Ok, e quando la gamba parte, cioè va in stimming, cioè balla, È un aiuto in realtà, no? Perché a maggior ragione, avendo questo tipo di scatto motorio, oggettivamente non è possibile guidare, no? Quindi in realtà è come un aiuto che le dà e dire, vedi che davvero proprio io anche fisicamente non posso, non è solo un blocco emotivo, è proprio anche una questione fisica. mm,
ma poi vedo appunto che il padre, dopo averla investita nell'altra vita, come se fosse colto da dei tremori, sia subito dopo che l'ha investita, Mm. sia poi anche proprio nel resto della sua vita. Viene proprio colto come, non so come spiegarti, delle crisi epilettiche sembrano quasi. Adele però prende la patente al primo colpo senza nessun problema e dimentica questa componente che poi anzi probabilmente scopre solo successivamente di paura alla guida di un'automobile, perché quando si mette un obiettivo, l'obiettivo lo raggiunge. Sì, Perché anche non perché ha... in questa vita non ci sono dei nulla osta rispetto alla guida. E infatti lei in quel momento era come se fosse collegata solo alla vita corrente, no? Alla vita attuale. E quindi lei non ha avuto difficoltà per seguire quell'obiettivo, perché era sintonizzata solo ed esclusivamente su questa vita. Quando poi, però fa parte dell'evoluzione dell'anima, no? Man mano sintonizzarti anche sulle altre vite, perché ti permette di evolverti, di raggiungere maggior completezza. Quando è iniziata a sintonizzarsi anche su quest'altra vita, ovviamente è subentrata la paura, panico totale. Colleghiamoci al terzo punto. Ansia, tachicardia e panico, siamo lì più o meno, quando utilizza la ricetta trasmittente sul lavoro. Sì, questo blocco di comunicazione l'ho visto spalmato in realtà in vari periodi della sua vita. Quando era piccola e lì aveva avuto un'importanza l'entità mentale pagliaccio che proprio la bloccava, la silenziava, ehm, la rendeva anche un po' per dirti balbettante, in difficoltà, insomma, no? A parlare. mm, eh, Molto timida, molto bloccata, molto monosillabi. E poi io la vedo in realtà che quando ci sono più persone o persone che dal punto di vista di Adele hanno una certa autorità, a lei scatta questa difficoltà di esprimersi, al di là dell'apparecchio che lei deve utilizzare sul luogo del lavoro. A maggior ragione, quando lei ha questo apparecchio, sa che lo deve usare per delle comunicazioni importanti che vengono ascoltate da più persone. Quindi, come se di fronte a lei si palesasse un pubblico molto folto. Allora ecco che l'entità mentale esprimersi interviene creando proprio un inceppamento sia a livello di pensiero quasi neuronale, sia a livello proprio vocale. Sai che però non ho afferrato. Qui abbiamo due entità, un'entità eterica pagliaccio Mhm, che creava delle difficoltà di comunicazione a lei fin da bambina, mhm. rendendola timida, un po' in disparte, un po' isolata. Quando poi lei è diventata adulta, diciamo che è stata affiancata anche proprio dalla entità mentale esprimersi, laddove non è solo la difficoltà ad esprimersi attraverso questa radiolina qui, ma anche quando ci sono di fronte persone che lei reputa importanti o il momento è importante. Ok? Quindi lei è come se si sentisse di nuovo bambina, piccola, che può sbagliare, ok? Che può fallire da un momento all'altro. Quindi una sorta anche di ansia da prestazione. Quindi questa entità mentale esprimersi agisce proprio creandole anche un tilt mentale che diventa poi una paura proprio e una voce assolutamente tremante. Causa esoterica delle difficoltà in ambito tecnologia e software. Ecco qua, questa sua entità mentale empatia vorrebbe che lei avesse a che fare solo con gli umani e anche in maniera molto viscerale, no? Da un lato la fa essere appunto molto benevola, mm, nei confronti di tutti coloro che sono in difficoltà. Ma per far sì che lei sia molto legata, diciamo così, a questo suo aspetto umanitario,
lo Mhm. declina anche rispetto anche ad alcune questioni che magari lei potrebbe sbrigare tecnologicamente, ma sente invece di doverle fare attraverso la presenza fisica, ok? Di avere davanti l'interlocutore. È un altro stratagemma utilizzato da questa entità mentale, commuoviti, per legarla agli umani, che poi può avere anche un risvolto positivo, ok? Mhm. Cioè bisogna capire sempre, tutte le cose hanno sempre un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia positivo è che lei ama ciò che è umano, ama le materie umanistiche, ama il contatto umano. Il risvolto un pochino più negativo è che lei prostra se stessa per l'aiuto degli umani, aiutando gli altri e per esempio non aiutando se stessa. Sono due facce della stessa medaglia, dove una andrebbe salvata, che è quella del contatto umano, l'altra invece, che è quella del spendersi tantissimo anche a livello di volontariato per gli altri, andrebbe corretta, riequilibrata. Ed infine evita gli specchi, abbassa lo sguardo, le superfici riflettenti, le vetrine dei negozi. Causa esoterica. Lì vedo che cioè, le piace il primo piano, quindi se ha la possibilità di avere un'immagine che si riferisce al volto, è ok. Il Se trucco, i invece capelli. va bene, quello va bene. Lavarsi i denti, così, farsi le sopracciglia, queste cose qui va bene. Se invece si tratta di una impressione generale, quindi di una superficie riflettente che le mostra tutta la sua immagine al completo, no, quella proprio la rifugge, la rifiuta. Perché? È di mezzo la Ehm, questione peso? allora, se io la vedo, sì, Mm. sì, quel corpo lì, lei non sente che è quello da lei desiderato, non sente, che la facilita, ok? Sente che questo corpo, le crea, le rafforza determinati problemi che ha. A volte pensa che vorrebbe un corpo sottile per essere più invisibile. Altre volte pensa, vorrei avere un corpo più sottile, per essere più desiderabile. E alterna queste due cose, ma è dovuto molto anche, come ho detto, al biscione a due teste, che spesso di un unico aspetto le dice due cose contrastanti, per cui lei magari non sa esattamente cosa pensa di quella cosa, perché a volte pensa, una cosa, poi l'esatto opposto sullo stesso argomento. Mi ero dimenticato di chiederti una cosa sul biscione a due teste. Quando il biscione a due teste dice una bene, l'altro male, o bianco, l'altro nero, chi dice il componente negativo e chi sostiene invece la componente positiva sono sempre gli stessi, due teste, o si interscambiano? Quindi è È confusione quello, completa. certo, C'è il buono e il cattivo, ci sono due che si passano la palla della confusione uno con l'altro. esatto. Non solo Ed sono sono proprio, contrastanti, ma esatto, esattamente come dici tu. Non c'è neanche la possibilità di identificare quello mi dice la verità e quello mi dice la bugia. No, perché si scambiano i ruoli e sono proprio loro anche a determinare questa sua confusione mentale che poi diventa anche un disordine effettivo nella casa, cioè che lei non riesce a mantenere in ordine la casa. il Proprio cappellaio vanno, matto di Alice, sì, i è due vero, cappellai matti di Alice, mi avevano molto destabilizzato da bambino. Soprattutto Alice, vabbè, il film della Disney è una roba estremamente destabilizzante, oltre che esoterica, pavimenti a scacchi, il bianconiglio, milioni di simboli. Ma il cappellaio matto mi aveva dato molto fastidio, perché era la completa mancanza di una linea di qualunque tipo, neanche solo logica, di un qualunque senso, la privazione del senso delle cose. Bene, male, insomma, come vedi Adele?
Allora, ehm, Adele sceglie di aprirsi gradualmente, ok? È come se adesso fosse già troppo tutto questo. Mm? Mhm, Um, Ed è anche da rispettare. Ha bisogno degli step lei, no? E questo primo step per lei è già enorme. Tutto quello detto da gestire, da rielaborare, eccetera, è già immenso. Ne vuole scegliere uno solo di Quindi step? um, gli uomini, lei e gli uomini, Cioè gli esseri umani di sesso maschile proprio. maschili. Ok. Che è un argomento che Ehm, non avevamo. no, lei diciamo che da un lato non li vuole, ma è sempre questo discorso delle due teste, ok? Da un lato non li vuole, da un lato dice io mi voglio concentrare su me stessa, sulle cose che ho, eccetera. Dall'altro è come se sentisse anche un richiamo. Vorrebbe essere senza paura nei confronti degli uomini, senza inibizioni, diciamo, senza blocchi. Ecco. Vorrebbe essere aperta e all'eventuale possibilità. Se guardiamo la parte sana e autentica di Adele. L'altra parte invece le dice: va che stai bene così come stai, occupati delle tue piccole questioni, eccetera, non andare oltre. Questa è una sessione un po' particolare perché Adele comunica 5 cose che non vuole, panico alla guida, guardarsi agli specchi, che la porta a una situazione di disagio, parlare alla regiotrasmittente, ansia, tachicardia, litiga col software e le tecnologia e mette in disordine casa, suo malgrado. Vuole risolvere prima questo, poi il resto. È possibile? La mia, per esempio, visione è risolvere tutto. Però io Sì. sono bulldozer, accusato di essere incazzoso e pipì e pipà e va bene. Ma è possibile affrontare le cose in questo modo, partendo da questioni che sono in realtà degli effetti e provando a non affrontare la causa? Qual è la causa? Unica. Allora, intanto la sensazione che ho è che Adele abbia una rispettosa diffidenza, perché comunque il suo percorso energetico, evolutivo che lei ha fatto, con tutte le sue esperienze, le ha procurato molti disturbi. E quindi lei in realtà ha paura che andando troppo in profondità avrà degli scombussolamenti, degli scompensi, starà male, ok? Quindi è anche per questo che non vuole smuovere eccessivamente, perché Mm. comunque grosso modo si è ripresa da tutte quelle problematiche che le avevano portato tutti i lavori precedenti e assolutamente non ci vorrebbe neanche lontanamente ritornare. Perciò, Tuttavia, tuttavia vuole una tuttavia, soluzione ai 5 punti. esatto. Ehm, allora, E se non andiamo in profondità, andiamo al eh, cluster, togliamo i contratti, ma molto probabilmente poco serve. Allora, è già buono che lei abbia visto queste entità. Per esempio, l'aver visto il biscione a due teste, le ha fatto comprendere delle cose, delle contraddizioni dentro di lei, ehm, questa creazione di disordine che è sia mentale che materiale, eccetera, no? Ehm, Questa sua tendenza all'essere molto assistenzialista, anche questa lei l'ha vista, la stiamo andando a vedere. Io mi sento di dirti di non forzare, perché lei già da questa nostra sessione avrà dei risultati, ok? Magari anche piccoli, che le permetteranno di andare in un passo successivo. Altrimenti rischiamo che lei si... mm, Chiuda Paguro. mm, mm. Però il progetto è rivoluzione. Noi stiamo guardando il suo film, il cui titolo è Rivoluzione. Dov'è qua la rivoluzione? Non lo dico in senso ironico, lo dico No, no, con no, no, serietà. certo.
certo. Allora, lei ha bisogno di tempo, ok? Lei ha già innescato questo processo di cambiamento in passato, come abbiamo detto, anche con delle ripercussioni negative, però fa parte, del processo evolutivo, ma avere delle cadute, avere dei dolori, ehm, tirarsi anche cose pesanti, fa parte del processo evolutivo. Questa sessione è di fatto acceleratrice, di questo processo di cambiamento. E d'altro canto, quando adesso io ho visto questo nome del progetto che è Rivoluzione, è anche spalmato nel corso del tempo, quindi non è che si deve attuare per forza tutto adesso. Ok? Questo qui è già una gran bella accelerata e potrebbe anche bastare così. E l'altra cosa che possiamo farle vedere per Mhm. ammorbidirla è anche il fatto che tutto quanto è collegato, come abbiamo provato a farle vedere anche attraverso questa sua vita parallela. Quindi anche il mondo dell'invisibile è collegato al nostro mondo materiale. Nel mondo dell'invisibile sì, ci sono le entità, ma su un altro piano ci sono anche quelli che lei potrebbe chiamare i defunti, i morti, ok? Mm. Ed è collegato quel piano lì al nostro piano. La nostra evoluzione è legata alla loro evoluzione, non sono separate le due cose. Quindi Mm. lei non deve aver paura che se in qualche modo ha un dialogo o una comunicazione con l'oltre, con l'aldilà, se a lei sembra meglio questa espressione, succeda qualcosa, si vada a bloccare il processo evolutivo di quell'anima che è nell'oltre. Ok? Lei deve capire che è tutto concatenato, è tutto correlato. Quindi noi tutti abbiamo beneficio ehm, nel darci manforte, è proprio vero, l'unione fa la forza. Però per ora può bastare così e può bastare il fatto che la mamma le sta offrendo come una specie di camomilla con un cucchiaino di miele. Lei dice di tranquillizzarsi, dice che è tutto a posto, che le cure che lei gli ha erogato sono servite. Ehm, che non ci sono più mal di testa, che adesso è tutto a posto e che lei si può calmare. Basta. Chiama Monica, una ex amica che ha fatto una sessione in passato, o amico, con noi, che era in una condizione simile ad Adele. Noi le abbiamo chiesto, o gli abbiamo chiesto, di fidarsi e lei si è fidata. Vediamo. E teoricamente la possiamo chiamare ed è ovviamente viva. Però mi è venuto che era la sua seconda sessione. Mm, E alla sua prima non aveva la possibilità di lasciarsi andare così tanto. Invece alla seconda sessione si è davvero fidato. uomo. Un uomo, sì, sì, Adesso tu sai chi è, io no. sì, Però, vabbè, che cosa si vede? Sì, cosa vedi? mm, un riccio, Un animale sì, con gli pericolo? aculei, Mhm. sì. Non l'istrice, il riccio, che carino che è il riccio. Esatto. Poi i piccoli sono una cosa bellissima. Che come se lasciasse tutta questa parte, facendola diventare questi aculei morbidi. Per cui c'è la possibilità da parte nostra di avvicinarsi a lui maggiormente, ehm, quasi acquosi, posso dirti, sono diventati gli aculei. Noi ci possiamo avvicinare e possiamo lavorare con lui. Non c'è bisogno per lui di difendersi, non avverte il pericolo. Però ti ripeto alla seconda.
Alla seconda. Sì, di questa persona di cui stiamo parlando, alla seconda, sì. Vai, facciamoci una passeggiata con Adele, se lei vuole. Tu di qua, lei io di là, lei in mezzo. Andiamo al Mhm. suo cluster. Oh, oh, È un è posto di una... Adele, non è nostro, e lei l'ha creato, non sapendolo coscientemente, cioè, qui nella Matrix, con dei contratti che in qualche modo sono collegati ai suoi cinque punti e forse anche altro. È un'enorme montagna fatta di oggetti, di vestiti, ma anche di macerie, che è come se non potesse reggere più e sta franando. Adele Oggetti non vuole, sì, funzionanti, rotti, belli, brutti, nuovi, vecchi, tutto. Mm. Non di una casa vecchia, anche i suoi, o anche di una casa sì, vecchia, o anche non suoi, tutti tutto. di tutto, esatto. Lei dice che non vuole essere travolta da questa frana, ma che non vuole scappare dalla frana. Lei vuole rimuovere all'origine la montagna e quindi la possibilità della frana. Ci vorrà del tempo, un oggetto dopo l'altro. Lì in questo momento la sento proprio forte. La sento anche forse il fatto che le abbiamo lasciato questo margine di rispetto, di libertà d'azione, eccetera, l'ha rinforzata. Beh, guarda, sai che c'è? Io me ne vado da lì anche addirittura. Tanto ormai non devo fare Anch'io. più niente. Ce ne andiamo. Sì. Vado a bermi un caffè e tu vai in giro a portare il cane. Giusto. E lei che fa? Lei vedo che stende le mani, sicuramente ecco, l'utilizzo delle mani, dell'energia delle mani è una cosa che comunque ha conservato, perché vedo che sposta l'intera montagna con l'energia che arriva dalle sue mani dentro un portale definitivo e sento che si sente molto orgogliosa di se Ah, stessa, di quello che ha fatto. ha tolto, ha trasformato. Dal portale definitivo può uscire, se lei vuole, la sua creazione, il suo ad eterno modo alle sue mani, o dal cielo, o dalla terra, o dal cappello magico. Una sua creazione. È una margherita gigante con il centro giallo, i petali bianco-gialle e c'è anche il gambo. Un po' assomiglia anche a un Gigante, crisantemo, diciamo, ecco. Inizia a ruotare, questo è il suo ad eternum. gigante come una montagna, un ombrellone. Un sole, Mm. E la pianta o la appoggia come su una tomba. è sospesa, perché io vedo solamente il fiore e il gambo, quindi non è che vedo il vaso o cose. Vola, Sì, ruota leggermente. È viva. Come si chiama la margheritona? best, Come? Testa? best. Best. Sento che c'è una fiducia, in Adele, che le cose andranno per il meglio. Che le creerà per il meglio. Sì, che le creerà per il meglio. Vediamo se c'è un avatar. Un avatar è un fantoccio, omino, costrutto che pilota tutte le tue vite, le 2018, contemporaneamente. Molto spesso un manichino, come delle lezioni, quello delle lezioni di disegno, manichino senza volto, di legno o giù di lì. In questo caso è come se avesse un nasone fragolone. Mm, Um, assomiglia anche un po' a un videogioco in un certo senso.
um, ed era come se la volesse proprio pilotare all'interno di un medesimo quadro di un videogioco, non farla mai andare in un quadro successivo. Perché vedo proprio dal computer che ci sarebbero stati altri quadri successivi, no? Di questo gioco. Però questo avatar faceva in modo che lei rimanesse sempre nello solito quadro. Quindi le solite problematiche, le solite insicurezze. Adele irrompe nella scena e dice: Sai che c'è? Ho voglia di novità. Questa è come se fosse la mia primavera, dove tutto rinasce. Quindi toglie Vedo che l'avatar. fa, sì, arriva come una scarica di vento solare, colorato, brillante, molto potente, per buttare via l'avatar dentro un portale definitivo. Ottimo, anche qui crea qualcosa di suo. Sembra quasi una ninna nanna, non so perché mi viene questa, è come una melodia molto dolce, molto gentile, ma forse una ninna nanna perché a lei piacciono i bambini. Ed è così, una ad eternum melodia dolce, eh, accogliente. Crolla tutto. Il biscione ha due teste, quello che è veramente presente in quasi tutta la sessione. L'osso bruno, la tigre, il pagliaccio esistono ancora. Assolutamente no. Commuoviti, altra entità, in questo caso mentale, responsabile di grandi cose. Esprimersi e privarsi esistono ancora. No, Gli impianti. no, poi certo lei mano a mano dovrà scegliere, di aprirsi. Rivoluzione. La rivoluzione continua. Anima. Pilu, la gattina, Sì, però adesso la vedo sotto forma di diamante. ma è sempre Pilù, la gattina. No, No, è un diamante. diamante, sì, Granito è sempre il nome dello spirito? sì, È granitica, la parte maschile di Adele è granitica, in questo senso. la sua forza di volontà, sì. Nuova vibrazione, da 2, in effetti non tantissimo. 210, Consapevolezza, 164, anima, 48, vite, 1905. la vita di Milli esiste ancora, trattore, Ah, sì, però qui il padre si accorge che c'è la bambina in terra e non la investe. quindi è Sì, cambiata. sì, Ha eliminato altre. Facciamo un esempio di una di quelle che ha eliminato. Non sono poche, sono 100. ce n'è una orribile, di torture, orribile. Questa è proprio eliminata. Eh, Un'altra, tipo bambino, sai, del terzo mondo, che muore di fame prestissimo, eliminata. Un'altra di, non so cos'è che faceva, con la fiocina uccideva gli animali. Mm, Però era proprio tipo un sadico, diciamo. Poi altre non ne riesco a vedere. Cervello.
9,5. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D. 41. Vivacità animica. Adesso 100. Benissimo. Come vedi Adele? Si è tolta le calze, vuole tenere i piedi così liberi all'aria, vuole sentire il vento sui piedi, vuole camminare, i piedi così scoperti. E vuole riappropriarsi, vedo dei colori, dei sapori, inteso come il sapore della gioia, il sapore anche mi dice dell'attrazione. Verso cosa? Attrazione verso la vita, verso anche i piaceri della vita, attrazione anche verso un uomo. Attrazione mi fa vedere anche verso una vetrina in cui sono esposti degli abiti e in cui lei comunque intravede il suo riflesso. Mhm. La vedi prendere la macchina? Allora, adesso mi fa vedere che sta toccando dall'esterno una macchina, come se fosse un primo approccio. Quindi tocca il tetto, tocca il parabrezza, vedo che adesso apre la portiera, come se stesse facendo amicizia, no? Sai, la stesse iniziando a conoscere. Di che colore è questa macchina? Questa è scura, però non riesco a capire che colore è. Nuova? Non è, è la macchina di qualcun altro per il momento. A lei va bene così, no? Per il momento, questo approccio qua. E poi è come se potesse chiedere a questa persona, di farla guidare, in un posto, diciamo così, sicuro, magari iniziando da un grande parcheggio, comunque da un luogo abbastanza isolato. Ehm, Come a farsi dare, diciamo così, delle nuove lezioni di scuola guida in un certo senso, no? Messaggio di Adele a se stessa. Finale. Eccomi qui, sono io davanti a me stessa, e mi sento allegra nell'essermi ritrovata. È un bel momento e io sono una bella donna.